Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 122. Elena sposa Menelao. Elena di Sparta, la regina di Sparta, moglie del potente re Menelao, è ritenuta essere la donna più bella del mondo. Elena, a seconda delle versioni, è figlia di Leda, regina di Sparta, oppure è figlia di Nemesi, una divinità alata legata alla giustizia. Il padre, in entrambi i casi, è sempre Zeus. In entrambi i casi, poi, Elena nasce da un uovo. Leda, una regina ancora una volta di incredibile bellezza, cade nell'occhio di Zeus, il quale ne vuole assaporare gli abbracci. Ma Leda è inavvicinabile da qualsiasi uomo che non sia suo marito, Tindaro, re di Sparta. Zeus non si lascia fermare di certo da una bazzeccola come la fedeltà. Per avvicinarsi alla regina, che sta distesa sulle rive di un fiume a rinfrescarsi per il gran caldo, Zeus si muta in un cigno. Con questa trasformazione riesce ad arrivarle vicino. Leda è stranita che questo magnifico cigno non sia ritroso come solitamente i cigni sono, ma che anzi con il corpo e il becco sembra voglia accarezzarla. La regina si abbandona alla dolcezza dei movimenti, che lei crede innocenti, di questo animale. Aiutato dai suoi poteri, Zeus soddisfa il suo desiderio. Leda si unirà poi al consorte Tindaro. Da questa doppia unione nasceranno figli umani e figli divini, come già abbiamo nel caso dei figli di Alcmena con Eracle ed Ificlo. In questo caso Leda deporrà un uovo dalla cui schiusa usciranno Polluce ed Elena, i figli di Zeus, e partorirà naturalmente Castore e Clitennestra, figli di Tindaro. In alcune versioni del mito Leda depone un uovo, in altre 2 uova. Ma non fermiamoci su questo. Ora sappiamo che la bellezza di Elena è di natura divina. In un'altra versione, invece, Zeus si unisce a Nemesi, di cui egli stesso è padre. Da questa unione vengono deposte 2 uova, che vengono portate a Sparta e affidate a Leda. Alla schiusa usciranno anche Castore e Polluce. Per questo motivo spesso i Dioscuri vengono rappresentati nei dipinti, nei bassorilievi e nelle statue con uno strano copricapo che pare una specie di scodella rovesciata, senza alcuna decorazione. Si tratta, a ben guardare, di un cappello fatto a forma di guscio d'uovo, in memoria della loro nascita particolare. Si vedono molto chiaramente sulle grandi statue della Cordonata del Campidoglio a Roma o ancora sui 2 bronzi all'ingresso del Palazzo Reale di Torino. Ma torniamo ad Elena, che è appena uscita dal suo uovo. Ella è già bellissima da neonata. Si sa che i padri, alla nascita dei figli, perdono un po' la testa. Ma Tindaro questa volta la combina proprio grossa. Sacrifica e fa offerte a tutte le dee e a tutti gli dei perché proteggano la sua prole, ma dimentica proprio Afrodite. La dea della bellezza e dell'amore se la lega al dito e condanna le figlie di Tindaro a non poter rimanere fedeli ai propri amori. Elena è condannata, prima ancora di sposarlo, a tradire Menelao ed è condannata, pur amandolo, a tradire anche Paride.
Ma Elena è ancora una bimba nel nostro racconto, eppure la sua bellezza, ahimè per lei, è già divenuta leggendaria. La piccola non ha ancora 12 anni che perdono la testa per lei Teseo e Pirito. Teseo governa su Atene, mentre Pirito sulla popolazione dei Lapiti. Personaggi di rilievo, entrambi manifestano la propria debolezza nei confronti del sesso femminile. Vedovi da poco, cercano quasi per una sciocca ed infantile impresa virile di trovare una nuova compagna in una tra le figlie di Zeus. Una è Elena bambina e l'altra niente di meno che Persefone, la eternamente giovane sposa di Ade, il dio dei morti. Di questa storia ti ho parlato anche poco fa nelle puntate dedicate ai Dioscuri, è un po' più lontano nel tempo, a proposito di Teseo. Riportata a Sparta dai fratelli Castore e Polluce, Elena cresce in grazia e bellezza, fino ad arrivare ad avere l'età per prendere marito. Re Tindaro, che ama la figlia, vorrebbe per lei un buon matrimonio, ma è molto preoccupato che questo non possa accadere proprio a causa della bellezza della giovane. Nel corso del tempo si sono presentati molti spasimanti rimandati al mittente dal re, ma ora, con la età adeguata per contrarre matrimonio, alla armata città di Sparta giungono tutti i re della Grecia, desiderosi di impalmare la bella Elena. Ci sono Antiloco, figlio di Nestore, e poi Aiace, figlio di Oileo, Ascalafo e Ialmeno, figli di Ares, Leonteo, figlio di Corone, Protesilao, figlio di Ificlo, Menelao, figlio di Atreo, Aiace, figlio di Telamone, e molti altri. Tindaro suda freddo. Come può concedere la mano di Elena a uno tra questi preziosi alleati senza disgustare tutti gli altri che rimarranno a mani vuote? Come fare per salvare la faccia e mantenere solide le alleanze? Impossibile, pensa Tindaro, mentre cammina avanti e indietro pensieroso nella ancor per poco solitaria sala del trono. Un discreto colpo di tosse attira l'attenzione del re. Riconosce subito l'amico e lo saluta con mezzo sorriso nervoso. Si tratta di uno dei re giunti a questo grande incontro per il fidanzamento di Elena. Costui non è di grande statura, non appare muscoloso e forte come Menelao o Aiace, anzi nel fisico pur tonico non si mostra particolarmente prestante. Ciò che lo rende singolarmente peculiare sin dal primo incontro è il suo sguardo vivo e penetrante. I suoi capelli corti e ricci sono fittissimi e la barba incolta, anch'essa riccia, che gli avvolge il mento, pare dividersi quando parla, mostrando una bocca sorridente di denti bianchissimi. Credo di sapere cosa ti opprime il petto, re di Sparta. Temi che tutti questi amici, una volta che avrai scelto il marito per la tua bella Elena, ti si rivolteranno contro e che questa linda giornata diventi, nella memoria di tutti, il ricordo di un evento nefasto. E Tindaro, non sarai venuto qui a chiedermi in segreto la mano di mia figlia, spero. Sarebbe un'azione scorretta nei confronti degli altri pretendenti, anche se non saresti il primo ad aver cercato scorciatoie. No, ti prego, non temere.
La bellezza di Elena è un pregio che presto può diventare un peso. Ella sarebbe troppo per me, che l'ho solo vista di lontano e perciò non posso dire d'amarla. Io non sono giunto qui per questa sfida tra re per la mano di tua figlia. Di certo è un'occasione che non si può perdere. No, altri interessi mi muovono, re Tindaro. Ti ho intravisto dall'altra sala camminare nervosamente e sono venuto ad offrirti il mio aiuto. Se ho ben compreso ciò che opprime il tuo cuore, con reverenza mi permetto di suggerirti come uscire da questo roveto. E Tindaro, ti ascolto con testa, cuore e orecchie, ti ascolto. E se la tua idea mi porterà vantaggio e al dormir sereno per lo sventato pericolo di improvvide inimicizie, saprò ricompensarti. O re di Sparta, proponi a tutti i convenuti un giuramento. Essi sono giunti tutti con nel cuore la speranza e anche la certezza di poter impalmare la bella Elena. Già sognano di portarla nelle loro terre per farne la regina e avere una prole che splendida si protenda alle generazioni future. Sono tutti così eccitati nel cuore che la mente offuscata dal desiderio risponderebbe di sì a qualsiasi prova tu li volessi sottoporre. Si sfiderebbero tra loro, amici fraterni quali sono, come se fossero mortali nemici. Ascolta perciò le mie parole. Legali tutti, ora che sono pronti, ad un giuramento, che essi aiuteranno e correranno in soccorso a chi sposerà Elena nel giorno del bisogno. Ognuno di essi, in cuor suo, penserà di essere egli il fortunato, e giurerà volentieri pensando di assicurarsi la bella Elena e la protezione degli amici, ovvero tutti gli altri. Ognuno, vedendosi già vincitore, accorderà questo favore agli altri. Quando i giochi saranno fatti e tu avrai scelto il miglior partito per Elena, gli altri, che sono tutti uomini d'onore, non potranno lamentarsi e tantomeno rimangiarsi un giuramento fraterno stretto poco prima. Tindaro è a bocca aperta. Questo piano è ingegnoso. Certo, agirò così. Conosci davvero nel profondo l'animo umano. Come posso sdebitarmi con te? Oro, armi, schiavi, una parola e quel che chiedi sarà tuo. Oh, grande re, le tue parole mi riempiono di gioia. Di nulla ho bisogno perché quel poco che ho nel mio regno mi basta. Ma in verità anche io desidero una moglie. È presente a questo consesso re Icario, la cui giovane figlia mi ha conquistato gli occhi, il cuore e la mente. Non sono un re sufficientemente agiato per le esigenze del grande padre, per cui ad ella non posso nemmeno avvicinarmi col pensiero. E Tindaro, altro non dire. Una volta che Elena avrà avuto il suo sposo, parlerò in tuo favore a re Icario e farò in modo che egli pieghi il suo orgoglio al tuo indubbio valore. Sorridi. Ti prometto che la bella Penelope sarà tua, caro Odisseo. Già, qui fa la sua entrata il famoso re di Itaca. E questo è solo il primo di tanti stratagemmi che l'astuto re della Petrosa isola metterà in atto per trarre beneficio. Torneremo più avanti a parlare di lui. L'espediente di Odisseo funziona. Tutti allegramente giurano fedeltà e soccorso al fortunato sposo di Elena. E tu sai quanto i giuramenti per i greci possano essere sacri. Zeus stesso è garante di ogni giuramento. Quando Menelao viene prescelto, tutti devono far buon viso a cattivo gioco, come si dice. Si congratulano con il fortunato e uno alla volta tornano ai propri regni. Menelao sposa Elena e succede a Tindaro sul trono di Sparta. Tempo dopo, una delegazione da Troia giunge a Sparta. È necessario organizzare la cura di questi ospiti importanti. Menelao, purtroppo,
ha degli affari da sbrigare a Creta presso Deucalione e incarica la consorte, la bella Elena, di prendersi cura di questi ospiti, gestendo l'ospitalità e soprattutto il banchetto di benvenuto. Come già avrai immaginato, si tratta di un altro banchetto fatale in questa storia. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.